Signore e signori, FC25 è finalmente stato presentato e sono quindi arrivate anche le prime informazioni ufficiali e ci sono delle novità che sembrano davvero interessanti. C'è una nuova modalità di gioco 5 contro 5, degli aggiornamenti per la modalità carriera che servivano davvero e che sembrano portare davvero una ventata d'aria fresca. Naturalmente ci sono delle aggiunte anche in Ultimate Team, in Pro Club, che tra l'altro è la mia modalità di gioco preferita, come forse sapete, e tanto altro anche a livello di gameplay. E in questo video andremo a riepilogare tutte le novità che arriveranno proprio in FC25. Iniziamo con Rush, che è il nome della nuova modalità di gioco 5 contro 5, che sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi sia nella versione di vecchia generazione di FC, sia nella versione di nuova generazione, e potrà essere giocata in tutte le modalità: calcio d'inizio, carriera, Pro Club e Ultimate Team. L'introduzione di Rush va ad eliminare, a sostituire di fatto Volta, che quindi non sarà più presente come modalità di gioco standalone, ma la si potrà trovare solo come opzione 3 contro 3 all'interno di calcio d'inizio. Ma quindi come funziona Rush? Beh, innanzitutto è una modalità 5 contro 5, come vi dicevo, però i portieri sono sempre controllati dall'intelligenza artificiale, quindi di fatto è più una modalità 4 contro 4. Le partite durano 7 minuti, con 2 minuti e 20 di supplementari con golden goal in caso di pareggio. Se anche dopo i supplementari si è in pareggio, non ci sono i rigori, ma ci sono i penalty shootout. Per chi non lo sapesse, i penalty shootout sono un'alternativa ai rigori che ben conosciamo, in cui il giocatore parte più o meno da centrocampo con la palla e deve fare un 1 contro 1 con il portiere e deve cercare di segnare entro un tempo limite stabilito. In Rush non ci sono ruoli specifici, quindi tutte e 4 le persone possono di fatto muoversi dappertutto in campo e bisognerà mettersi d'accordo tra giocatori per cercare di mantenere la posizione e non buttarsi tutti quanti sul pallone, quindi l'organizzazione sarà importante. A livello di gameplay scordatevi Volta, perché sarà tutto praticamente identico alla classica partita in 11 contro 11, per intenderci, però con alcune piccole differenze. Ad esempio, il fuorigioco non esiste se non nell'ultimo terzo di campo. Come si vedeva nel trailer, c'è una linea tratteggiata che delimita proprio quest'area e oltre questa linea, da lì bisognerà stare attenti a non andare oltre l'ultimo difensore. Non ci sono neanche i cartellini rossi, che sono sostituiti dai cartellini blu, che possono essere presi direttamente in caso di fallo grave oppure come somma di 2 cartellini gialli, come succede con i rossi appunto. Il cartellino blu non ti manda fuori per tutta la partita, ma semplicemente per un lasso di tempo limitato. Nello specifico l'espulsione dura 1 minuto, ma per ogni gol segnato dagli avversari questo tempo si abbassa di 15 secondi. Quindi, esempio, sono passati 45 secondi, al 45esimo secondo gli avversari segnano, puoi entrare in campo senza aspettare effettivamente l'intero minuto. È stato anche reinventato il calcio d'inizio, perché non si passa la palla come nella modalità classica 11 contro 11, ma ci sarà una sorta di cerchio all'interno, al centro del campo, e tutti i giocatori dovranno fiondarcisi per prendere il pallone. Un po' come succede nel basket, se vogliamo, in cui la palla viene lanciata in alto e bisogna prenderla, o per fare un esempio ancora più vicino, Rocket League, se lo conoscete, in cui c'è il fischio d'inizio e tutte le macchine si fiondano al centro dove si trova il pallone. Tutte le partite di Rush si giocheranno sempre e solo all'interno di uno stadio appositamente creato in collaborazione con Nike, con tutta anche una serie di animazioni, effetti speciali, droni colorati e tanto altro che aggiungeranno un certo tipo di atmosfera. Un'altra novità molto importante di FC25 è FC IQ, ovvero una completa rivoluzione del sistema di tattiche personalizzate e istruzioni ai giocatori. Tra parentesi, non vedo l'ora di approfondire tutto questo nuovo mondo, anche perché, ve lo annuncio già da ora, a partire dalla prossima stagione calcistica riprenderò con la rubrica Ips ed Dixit, in cui ricreo all'interno di FC le tattiche usate dagli allenatori nella realtà.
Ad esempio, probabilmente uno dei primi video sarà come riprodurre in FC25 la Spagna vincitrice dell'Europeo di De La Fuente. Dopo tanti anni spariscono le tattiche personalizzate e anche le istruzioni che si vanno a dare ai giocatori. C'è un sistema totalmente nuovo, per cui ogni posizione può avere delle varianti. Ad esempio, il COC, il trequartista, può essere un regista, può essere un falso 9 o altro. Quindi tu lo piazzi COC e poi una volta che l'hai fatto gli dici che tipo di COC deve essere. Un COC che attacca molto, un COC che difende, che fa il regista, che spazia in campo. Quindi a partire dalla posizione si va a decidere poi lo stile di gioco. Di conseguenza alcuni ruoli sono anche spariti perché non ce n'è più necessità. Per esempio Ada e Asa, quindi i terzini avanzati della difesa a 5, non ci sono più perché si può andare in questo caso ad impostare all'ala destra o all'ala sinistra di tornare in difesa e di conseguenza di fatto andranno a svolgere quello stesso identico ruolo, anche se in campo nella formazione noi li vedremo piazzati magari un pochino più in alto, ma è solo una questione visiva, perché poi in campo durante la partita i movimenti sono tutt'altri. Un'altra conseguenza di questa rivoluzione è anche il ritorno dei moduli asimmetrici che perlomeno nelle modalità online non si potevano più usare e io li amavo alla follia, erano fortissimi ed erano soprattutto iper divertenti. Adesso, impostando magari una mezzala che sale di più, una mezzala che sta più in difesa, riesce a creare quella simmetria che spesso si cerca. Inizialmente in FC25 ci saranno 31 ruoli diversi, che però diventeranno circa 50 nel corso della stagione. Alcuni giocatori di spicco, di rilievo, hanno anche il ruolo Plus, perché hanno masterato, hanno padroneggiato quel tipo di ruolo e quindi anche nel gioco questa cosa si rifletterà e dovrebbe funzionare un po' come gli stili di gioco argento e oro, o meglio, base e plus. Ad esempio Vinicius avrà il ruolo plus di ala sinistra che taglia verso l'interno. Un'altra caratteristica che mi piace tantissimo è che si potranno ottenere fino a 5 diverse tattiche che in qualsiasi momento potranno essere cambiate durante la partita. Fino ad oggi c'era il trick di mettere difensivo, offensivo per cambiare formazioni e tattiche, ora finalmente questo trick non sarà più necessario perché è un'opzione che sarà inclusa in FC25 e non è finita perché le tattiche create si possono poi anche inviare online ad altre persone tramite un codice generato che sarà pure cross-platform, quindi immaginate la rubrica Ipse Dixit che vi dicevo prima quanto sarà pompata finalmente, perché non dovrete ricrearla mettendo a mano ogni tassello, ogni parametro, semplicemente mettete il codice che vado a generare e l'avete ricreata e riportata nel vostro FC. Inoltre i commentatori in diretta reagiranno con dei commenti specifici ai cambi di tattica che facciamo durante la partita. Ultima nota, non vi preoccupate se a voi delle tattiche non ve ne potrebbe fregare di meno, perché ci saranno anche dei preset tipo il tiki-taka di Guardiola, il gegenpress di Klopp, eccetera, così chi non ne ha tanta voglia seleziona uno di quelli già predefiniti e usa quelli. Passiamo adesso alle novità di gameplay che secondo me sono molto interessanti e voglio partire proprio da una chicca che mi è piaciuta tantissimo, ovvero è stato aggiunto un pulsante per il fallo volontario, quindi un po' come fece Chiellini contro Saka nella finale degli Europei 2021, se in una situazione disperata vediamo l'avversario che sta scappando e dobbiamo fermarlo in tutti i modi, possiamo prenderlo e buttarlo a terra o comunque con altri tipo di animazioni. Molto interessante, sarò parecchio curioso di vedere come si comporterà tutto ciò. Naturalmente il fallo volontario viene punito come minimo col cartellino giallo sempre. Inoltre sono state aggiunte 5 nuove skill che sono, ve le vado a leggere perché non me le ricordo a memoria, il toe drag step over, lo step over sarebbe il doppio passo, toe e la punta, drag significa trascinare, quindi provo a immaginare una sorta di doppio passo in cui quello alla Cristiano Ronaldo, ok, del Manchester United per intenderci da giovane, in cui facevo quello specie di doppio passo ma muovendo la punta del piede, non lo so, lo scopriremo.
Poi la seconda è Step Over Ball, che sembrerebbe il doppio passo normale, quindi chissà. Kill Nutmeg, ovvero il tunnel di tacco, quello che mi immagino io, ragazzi mi metterò in ridicolo, provo a imitarvelo, ovvero avete l'avversario alle vostre spalle e voi fate il colpo, guardate che bello il mio infradito, di tacco e gli fate tunnel. Ovviamente spero e mi auguro che sarà difficile far sì che questa skill riesca, però sicuramente è molto bella. Proseguiamo con la quarta, ovvero il drag turn, la girata trascinando la palla, forse simile al tacco tunnel ma senza fare tunnel, vedremo. E big fade, ovvero la grande sparizione, no? Fade di solito è quando un po' sbiadisce anche una scena. Spero che arriveranno presto dei video in cui le vedremo perché sono molto interessato alle skill e ci sta aggiungerne qualcuno ogni tanto. Un'altra caratteristica curiosa è il fatto che il tempo atmosferico andrà ad incidere ancora di più sul gameplay delle partite, però solo nelle modalità offline, quindi per una questione di correttezza e di fair play in Ultimate Team o comunque qualsiasi modalità online tutto ciò non avviene. Che cosa significa che il tempo atmosferico influisce? Significa che ad esempio una giornata molto ventosa farà sì che il pallone, se calciato da lontano, potrebbe deviare nella direzione del vento. Questa cosa è bellissima. Tra l'altro, se la memoria non mi inganna, correggetemi nei commenti se mi sto sbagliando, è ovvio, c'era anche in qualche vecchio PES una roba del genere, o no? Oltre a questo sono state introdotte anche altre novità minori, tipo tante nuove animazioni a quanto pare, soprattutto per la parte inferiore del corpo, animazioni anche relative ai falli, gente che si stampa contro i tabelloni pubblicitari, animazioni che sono state definite anche dolorose da guardare, quindi sono curioso di vedere che cosa saranno. Infine si potrà anche celebrare i gol andando direttamente dalla mascotte della squadra. Ultimissima cosa, ci saranno 6 playstyle per i portieri. Passiamo adesso ad Ultimate Team, che so essere la modalità che vi interessa di più perché siete dei babbi. Andate a giocare a Pro Club, lasciatelo stare Ultimate Team, mannaggia a voi! Sto scherzando, ovviamente. Le informazioni le andiamo subito a vedere. Una piccola gioia per tutti voi ratti nerd dell'SBC. Finalmente potete conservare fino a 100 carte duplicate da mettere in un angolino e poi poter mettere nell'SBC. Così non dovete più fare quei trick tipo tenere lì la carta, poi andare a fare le cose. No. Hanno semplificato tutto questo processo, brava EA. È stato anche cambiato il modo in cui funzionano le Rivals. Adesso i pareggi non sono più inutili perché ti fanno restare lì fermo sul puntino, magari prima della bandierina o altro. Adesso si torna al sistema con cui una vittoria ti dà i classici 3 punti e un pareggio ti dà 1 punto. E accumulando punti, poi raggiungi la promozione e vai avanti con le divisioni. Ma non solo, perché finalmente, eppure questo mi fa tantissimo piacere, perlomeno nelle divisioni più alte non ci sono solo le promozioni ma anche le retrocessioni, così almeno aggiungiamo un piccolo di pepe e una volta che sei arrivato in cima non stai più lì che dici mo che faccio, sono in elite. No, devi comunque impegnarti e stare attento perché altrimenti torna indietro. Tra l'altro, per riagganciarmi al discorso iniziale del giocate a Pro Club, non giocate ad Ultimate Team, sembra quasi che eSports mi abbia sentito e per evitare che la gente scacchi totalmente UT adesso, hanno messo un Season Pass unito tra le due modalità. Quindi che tu giochi ad Ultimate Team o che tu giochi a Pro Club, comunque vai avanti nel Season Pass, che è uno unico per tutte e due le modalità. Come vi dicevo prima, c'è Rush anche in Ultimate Team, la modalità 5 contro 5, che poi in realtà è 4 contro 4, in cui ogni giocatore partecipa con una carta e ogni squadra non può avere carte duplicate. Quindi se ad esempio io ho Messi e tu hai Messi e vogliamo giocare insieme, Messi lo posso utilizzare soltanto io o soltanto tu e l'altro dovrà utilizzare un'altra carta. Con queste 4 carte si forma la squadra, più il portiere controllato dall'intelligenza artificiale, e si va a giocare. Giocando in Rush si ottengono i Rush Point, che sono tipo i punti Squad Battles, per intenderci, con i quali si sbloccano dei premi, eccetera. Inoltre, ogni tanto in modalità Rush verranno aggiornate le regole.
per esempio, puoi giocare solo con giocatori della Liga, solo di Premier League, solo di nazionalità italiana, eccetera, eccetera, in modo da dare anche una maggior utilità un po' a tutte le carte e cambiare il meta. Quindi anche da questo punto di vista, secondo me, si stanno muovendo bene, perché con i giocatori del Team of the Week, che possono avere ruoli diversi in base a come hanno giocato in quella partita, poi verranno aggiunti a stagione in corso altri ruoli, perché vi dicevo prima, si parte con 31, ma si arriva a 50. Insomma, tutto ciò che rivoluziona FC IQ avrà degli impatti anche nel meta di Ultimate Team, che sia la volta buona che finalmente non vediamo tutte le squadre con le stesse carte e ci sarà un minimo di varietà. È stato anche modificato lo stadio di Ultimate Team, naturalmente, che può ancora essere personalizzabile ma con meno roba, e anche qui onestamente mi sembra una scelta adeguata, perché era un inferno, una tortura navigare in quei menu lentissimi per cambiare lo striscione della tribuna, lo striscione della curva, il colore dei seggiolini, il colore del mio scroto e basta. Infine, a quanto pare sono stati modificati anche i premi sia delle Rivals che della Weekend League, che andranno a premiare ancora di più, sempre di più, chi arriva in alto e ottiene buoni risultati, e premieranno di meno invece chi ottiene scarsi risultati, con l'obiettivo di provare, cercare di premiare maggiormente chi è davvero forte e si impegna nel gioco. Qui onestamente ho un'opinione un po' forse controversa a riguardo, perché io ho capito benissimo qual è l'obiettivo di eSports, quindi premiare la meritocrazia, però è anche vero che se tu magari parti male e c'hai una squadra scarsa e continuerai a fare risultati scarsi in Weekend League, in Rivals, perché i giocatori sono quello che sono, tu non riuscirai mai a competere e ottenere buoni risultati, mentre chi parte subito bene farà sempre buoni risultati e si creerà una forbice tra giocatori con tantissimi crediti, tantissime carte, e giocatori invece che di fatto non c'hanno nulla. Spero che avranno bilanciato bene questa cosa. Poi, prima di passare alle novità molto interessanti della modalità carriera, parliamo di Pro Club, la mia modalità preferita, quella su cui spendo tantissime ore ed è sempre un divertimento. È una delle poche modalità di gioco che ti fa iniziare, ti fa finire la sessione di gioco, ovviamente, con il sorriso. Anche qui, innanzitutto, sono tornate le retrocessioni. Alleluia, ci voleva tanto a capirlo, perché in Pro Club, una volta che tu arrivi in Elite, non ha più senso giocare, perché almeno in Ultimate Team c'è la classifica, sono ste cose. Su Pro Club non ha un gran significato, quindi perdi anche un pochino la motivazione. Adesso, una volta che arrivi lì, se perdi troppe partite, poi dovrai fare una specie di play-out, che se lo vinci resti nella tua divisione, ma se lo perdi il club viene retrocesso. Anche qui, come dicevo inizio video, è presente la modalità Rush, che secondo me sarà un'aggiunta molto apprezzata, perché tante persone non riescono a trovare 11 giocatori, anche perché lo sappiamo, nessuno vuole fare il difensore, i terzini non ne parliamo neanche, e quindi se siete magari 4 amici, in 4 potete giocare a Rush, che è 5 contro 5 ma col portiere che è controllato dall'intelligenza artificiale, ve lo ricordo. Rush avrà anche una classifica, un ranking separato da quello della modalità normale di Pro Club. Hanno anche finalmente dato una reale importanza alla reputazione del club, perché in FC 24 tu, vincendo le partite, salendo di divisione, miglioravi la reputazione e ogni tanto migliorava l'overall dei compagni di squadra bot, che è dell'intelligenza artificiale. Ma questo era quanto. Tra l'altro, a livello 9 di reputazione tu sbloccavi i bot, livello 88, arrivare all'ultimo livello, il livello 10 di reputazione, non serviva a niente, perché tanto i bot sempre 88 rimanevano, quindi lo facevi, l'ho fatto, l'abbiamo fatto con il mio club ad esempio per la gloria, ma lasciava il tempo che trovava. Adesso non è più così, perché c'è una novità pazzesca. Al crescere della reputazione aumenta anche il budget che il manager del club, della squadra, può scegliere come allocare. Saranno presenti dalle 20 alle 30 carte struttura, che sono anche rankate con 1, 2 o 3 stelle. Naturalmente più stelle ha più è forte, e il manager dovrà scegliere come distribuirle. Quindi puoi prendere ad esempio un coach, un allenatore per i tiri da 2 stelle che ti migliora la finalizzazione di tutta la squadra, tra l'altro solo degli esseri umani, non dei bot, attenzione.
Oppure magari puoi scegliere una carta da 3 stelle che ti aggiunge una sala pesi all'interno del club, della società, e quindi la forza fisica di tutti i membri del team va ad aumentare. Aggiunge insomma un certo tocco tattico che non mi dispiace per niente. Spero solo però che tutto ciò sarà ben bilanciato, perché altrimenti il rischio molto concreto è che ci saranno determinate carte struttura molto forti che entrano in meta e tutti quanti usano quelle, e poi succede che i tiri sono troppo forti, tutti sono troppo veloci, troppo forti fisicamente. Quindi la novità, l'idea che c'è dietro è bella, spero che anche l'applicazione pratica sarà di livello adeguato. Un'altra piccola novità, ma che secondo me è molto 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 bella, che io apprezzo tanto, è l'introduzione della clubhouse. Quindi prima delle partite tu avrai questa sorta di spogliatoio, diciamo così, o di bar della squadra, in cui non vedi soltanto i nomi dei giocatori, ma vedi proprio gli avatar, quasi come se fosse un gioco in terza persona. Molto bello, crea sicuramente atmosfera. Inoltre sono aumentate le possibilità di personalizzazione del proprio avatar, del proprio giocatore virtuale, grazie a EA Sports Cranium, una nuova tecnologia che ti permetterà di scolpire, a quanto dicono, fino nel minimo dettaglio le forme del volto e tanto altro. E adesso arriviamo alla modalità carriera, che ha un paio di novità molto interessanti. La prima è che finalmente si potrà giocare una modalità carriera con le squadre femminili. Non so quanta gente potrà essere interessata, però secondo me ci voleva, anche perché aggiunge una ventata d'aria fresca, un qualcosa di nuovo alla fine, e poi dà anche una dignità al calcio femminile che, al di là di Ultimate Team, era abbastanza inutile in FC, diciamoci la verità, fino ad oggi. Da FC 25 non sarà più così. Un'altra feature che secondo me darà molti motivi in più per giocare la carriera sono i cosiddetti Live Start Point. Quindi modalità carriere che possono iniziare da un determinato momento ispirato alla realtà. Ad esempio c'è il Chelsea a Natale pieno di infortunati, tu ne prendi il controllo partendo proprio da dicembre, da gennaio, e non dall'inizio della stagione calcistica, perché nella realtà è successo questo, e il tuo obiettivo naturalmente sarà quello di sistemare l'emergenza infortuni e cavartela lo stesso in qualche modo, salvando la squadra, portandola, diciamo, che ne so, in Champions League. E questo naturalmente era solo un esempio, poi a seconda di quello che succederà nella realtà, nella stagione calcistica, verranno creati di tanto in tanto questi live start point. Hanno approfondito anche tutto il settore giovanile della squadra, perché finalmente i ragazzi trovati con gli scout, tra l'altro gli scout potranno essere mandati in altre 90 nazioni aggiuntive, quindi ci sarà molta più libertà di scelta. Dicevo, i giocatori giovani presi tramite gli scout si potranno anche usare prima di essere messi in prima squadra, però solo nella modalità rush. Inoltre questi giocatori, che magari vengono presi a 15 anni, 16 anni, non resteranno uguali per tutta la carriera, ma cresceranno in altezza, gli crescerà magari la barba, insomma si evolveranno col passare delle stagioni. Ci voleva anche questo, molto bello. E poi notizia delle notizie, attenzione, here we go! Fabrizio Romano è arrivato nella modalità carriera e sarà lui a dare le informazioni sui nuovi trasferimenti del calciomercato. Per quanto riguarda la carriera giocatore, adesso la si potrà giocare anche con delle leggende, con delle icone. E tra l'altro sentite, qui c'è anche il mio giocatore preferito di tutti i tempi. Le 4 icone disponibili per tutti nella modalità. Per quanto riguarda la modalità carriera giocatore, anche qui ci sono delle novità molto interessanti, perché potremo andarle a giocare con delle icone, con delle leggende del passato. E anche qui avremo una piccola storia di sottofondo, tipo sei il figlio di un grande calciatore e devi reggere la pressione, o magari sei di una nazionalità un po' poco importante e vuoi comunque cercare di portare ad un trofeo importante la tua nazionale, eccetera eccetera. Le icone con cui potrà essere giocata la carriera comprendono anche il mio giocatore preferito di tutti i tempi, Andrea Pirlo. Oltre a lui, disponibili per tutti quanti ci saranno Van Nistelrooy, Henry e Kelly Smith, quindi anche carriera con una calciatrice femminile. Per chi prenota il gioco entro il 20 agosto ci sarà anche Zinedine Zidane, Beckham e Ronaldo, chiaramente Ronaldo il brasiliano, R9. E poi altre icone arriveranno durante la stagione.
Molto bello secondo me anche questo. Altre piccole informazioni di servizio, ma comunque se vogliamo abbastanza importanti, includono il fatto che per la prima volta in FC25 avremo la possibilità di scegliere tra due modalità grafiche di gioco diverse. Entrambe gireranno a 60 fps, però una sarà fino a 4K con ray tracing, luci migliori eccetera, mentre l'altra no. Probabilmente questo avrà impatti soprattutto per chi gioca da Xbox Series S, e poi chissà, se effettivamente arriverà la tanto vociferata PlayStation 5 Pro, sicuramente chi ha quella metterà la grafica migliore. Ovviamente qui dovremo fare dei test sul campo quando il gioco uscirà per capire cosa conviene di più, cosa conviene di meno, su quale console, eccetera. Poi sono state aggiunte tutta una serie di animazioni, soprattutto durante le pause di gioco. Inoltre eSports Cranium, di cui vi parlavo prima nel capitolo di Pro Club, sarà utilizzato anche per i giocatori che prima avevano un volto, comunque una forma generica, per cui adesso anche quelli un po' più sconosciuti saranno molto più realistici. Insomma, questo è un po' un sunto generale di tutte le principali novità che saranno presenti in FC25 e che sono state dichiarate e annunciate fino a questo momento, ma da qui più o meno fino al prossimo mese usciranno degli approfondimenti ufficiali sul canale di EA Sports. Io ovviamente vi terrò sempre aggiornati, quindi iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni arriveranno altri video con altre informazioni su FC25 e ovviamente non mancheranno anche di tanto in tanto contenuti sull'ancora attuale FC24. Grazie mille per l'attenzione, per avermi ascoltato blaterare fino a questo momento e noi ci vediamo al prossimo video.